Se ti piacciono i video su questo canale, iscriviti e attiva le notifiche per rimanere sempre aggiornato. Oggi esploriamo uno dei capitoli meno noti della Regia Aeronautica, ma non meno affascinanti, che riguardano l'arma aerea durante la Seconda Guerra Mondiale, il Caproni Vizzola F-5. Nonostante le sue performance sorprendenti e la sua superiorità dimostrata in alcuni test diretti, questo caccia monoplano rimase nell'ombra dei più famosi Macchi 200 e Fiat G50. Nel 1936 il Ministero dell'Aeronautica emise una specifica per la fornitura di un aereo da caccia per poter dotare la Regia Aeronautica di una nuova generazione di velivoli. Il concorso caccia, intercettore terrestre così chiamato, fu diviso in due gruppi distinti, rispettivamente per gli aerei con configurazione biplana e monoplana, e vide la partecipazione delle maggiori aziende italiane, tra le quali l'azienda di Taliedo con il suo F-5. L'aereo affonda le sue radici negli studi dell'ingegner Fabrizi, tenente del genio aeronautico, presso il centro sperimentale di Guidonia. La sua promettente ricerca fu interrotta però tragicamente quando Fabrizi morì in un incidente di volo e fu il suo fraterno amico, il tenente ingegnere Riparbelli, affiancato poi dall'ingegner Baldassarri, a prendere le redini del progetto e a portarlo avanti. Il prototipo con matricola militare 392 fu realizzato nel corso del 1938 e venne portato in volo per la prima volta sul campo d'aviazione di Vizzola Ticino il 19 febbraio del 1939. Una delle caratteristiche rivoluzionarie era l'ala a profilo variabile, una soluzione azzeccatissima che garantiva un volo eccezionalmente stabile, privo di quei difetti aerodinamici che affliggevano molti caccia coetanei come l'autorotazione. Durante le prove a Guidonia, i piloti collaudatori raccontano un episodio significativo. In una finta caccia, un Fiat G50, ormai in reparto col 51esimo Stormo, venne messo a confronto con l'F5, pilotato dal capitano Paolo Mocci. Il risultato fu una sorpresa. L'F5 diede una superba esibizione di volo, dalla quale il G50 ne uscì surclassato. L'F5 era un caccia monoplano ad ala bassa a sbalzo monoposto con una struttura mista. La costruzione del velivolo combinava metallo e legno in base alle esigenze strutturali e aerodinamiche. La fusoliera era realizzata con una intelaiatura in tubi d'acciaio al cromo molibdeno saldati, con un rivestimento esterno in duro alluminio. L'ala presentava un design a profilo variabile. La struttura era basata su un bilongherone in legno, rivestito in compensato telato e verniciato. Le parti mobili alari, come alettoni e flaps, erano ricoperte in tela. I piani di coda avevano anch'essi una struttura bilongherone, in tubi di acciaio con rivestimento in duro alluminio. Le parti mobili dei piani di coda erano in tubi in lega leggera, rivestite in duro alluminio. Il sistema propulsivo si basava su componenti standard e affidabili in dotazione anche agli altri velivoli contemporanei della Regia Aeronautica. Il motore era il radiale Fiat A74 RC38, che sviluppava una potenza di circa 840 cavalli e azionava un'elica tripala metallica tipo Fiat Hamilton a passo variabile in volo. I serbatoi del carburante erano in lega leggera, autosigilanti con sistema di protezione tipo semape, ed erano disposti nel baricentro della fusoliera. Gli esemplari di preserie includevano un ulteriore serbatoio per incrementare l'autonomia. Il carrello era progettato per minimizzare la resistenza aerodinamica, con le ruote principali che con una rotazione verso l'interno scomparivano in appositi alloggiamenti alari. L'azionamento era garantito da una pompa idraulica, ma in caso di avaria vi era un circuito secondario di emergenza a funzionamento manuale. Il ruotino di coda
Originariamente retrattile e a scomparsa totale nel prototipo, nelle versioni di preserie divenne fisso. Il posto di pilotaggio nel prototipo era completamente chiuso e dotato di una cappottina in plexiglass, apribile con scorrimento verso il retro. Negli esemplari di preserie venne adottato l'abitacolo aperto. La strumentazione era di tipo standard molto simile ai velivoli contemporanei. L'F-5 era una piattaforma di tiro stabile, con una dotazione di 2 mitragliatrici Breda Safat da 12,7 mm, con tiro sincronizzato attraverso il disco dell'elica, con una dotazione di munizioni di 350 colpi per arma. Il Caproni Vizzola F5 era lungo 7,77 metri, aveva un'apertura alare di 11,30 ed un'altezza di 3 metri. Il peso a vuoto era di 1899 kg, il peso massimo al decollo era di 2329 kg, la velocità massima era di 482 km/h e l'autonomia era di 770 km. Poco si può dire dell'impiego operativo di questo intercettore. Difatti, oltre al secondo prototipo, furono prodotti solo 11 esemplari di preserie, caratterizzati da modifiche pratiche, come la deriva verticale maggiorata e l'abitacolo aperto. Questi apparecchi furono dapprima assegnati alla 300ª Squadriglia a Ciampino per la difesa di Roma. Successivamente, nel 1942, passarono al 167° Gruppo Caccia Notturna, affiancando i biplani CR-42. Al 9 luglio del 1943 il gruppo aveva ancora 10 F-5 operativi, affiancati dai CR-42 e dai Reggiane RE-2001, e in data di poco successiva il reparto fu trasferito a Littoria, ma con la dotazione dei soli RE-2001. Nel trambusto dell'armistizio di poco successivo degli F-5 superstiti se ne perdono le tracce. Chi ha pilotato l'F-5 lo considerò addirittura migliore del Macchi 200 per stabilità, autonomia e come piattaforma di tiro stabile, anche se meno veloce. Purtroppo la sorte del velivolo era già segnata. Il ritardo di circa 2 anni con cui si presentò alle prove rispetto ai G50 e ai C200 fu fatale. Quando si resero disponibili i motori tedeschi Daimler-Benz di B601, fu realizzata anche una versione dotata di questo motore, denominata F5 bis, che però rimase allo stadio di prototipo. Il Caproni Vizzola F5 rimane l'esempio di un aereo eccellente sulla carta e nei test, ma vittima delle complesse dinamiche industriali e dei ritardi della Regia Aeronautica durante la guerra.